Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena sfornato questi dolcetti, belli Ve li faccio vedere meglio. Sono dei cuori di brioche che ho chiamato cuor di brioche. Guardate come sono sfogliati. Sembrano fatti con la pasta sfoglia, ma in realtà sono fatti di brioche. Questo effetto sfogliato si ottiene con la lavorazione, che è facilissima. È semplicissima anche la guarnizione, solo zucchero, e hanno un delicato aroma d'arancia, perché ho messo un po' d'arancia grattugiata nell'impasto. Vi va di provarli insieme? Per l'impasto ho preparato la farina e sono 550 g di farina, metà Manitoba, metà 00. Aggiungo il lievito di birra disidratato, 7 g. Intanto accendo il latte e lo faccio intiepidire. Io uso questo mix metà Manitoba, metà 00 perché mi trovo bene, nel senso che l'impasto lievita molto velocemente, rimane soffice, però se preferite potete utilizzare anche una farina tipo 0, una farina di tipo 1, oppure potete fare tutta Manitoba se lo volete proprio soffice soffice. Io con questo mi trovo bene. In un'altra ciotola rompo un uovo, ma io uso a temperatura ambiente. Aggiungiamo 60 g di zucchero, una bustina di vanillina, la scorza grattugiata d'arancia, che a me piace molto negli impasti lievitati, dà un bel sapore d'arancia, però se volete utilizzare il limone va bene lo stesso. 60 g di olio di semi, io utilizzo quello di girasole, utilizzate quello che ci avete a casa, il latte tiepido, 250 g, ed iniziamo a mescolare con una forchetta. A questo punto mettiamo la farina un po' alla volta. Quando vediamo che facciamo fatica con la forchetta, togliamo la forchetta e andiamo dentro con le mani, aggiungendo la farina che manca. Quindi ne metto un po' e inizio ad impastare con le mani. Io poi di solito faccio così, giro anche la ciotola quando impasto, come se fosse una planetaria. Anzi, una delle tante domande che mi fate spesso è: Benedetta, possiamo utilizzare la planetaria per preparare l'impasto? Sì, naturalmente sì. Io però sono abituata a fare così, impasto con le mani, mi diverto di più. Ok, l'impasto è diventato bello consistente, metto il resto della farina sul piano e lavoro qua. Quindi continuiamo ad impastare fino a quando non si assorbe tutta la farina. Se vedete che non riuscite a lavorare bene l'impasto, ogni tanto date una spolverata sul piano, ce ne mettete poca poca, giusto la quantità che vi serve per continuare ad impastare. A questo punto iniziamo proprio a, io dico in dialetto, menare l'impasto, menare la pasta, quindi non faccio altro che far così, la sbatto un po' sul piano, la giro e la arrotondo tirando, è più facile che mi guardate e capite il gesto piuttosto che ve lo spiego a parole. Il problema mio è che sono un po' più brava forse a farvelo vedere che a spiegarvelo. Comunque fate così finché ci avete pazienza, perché più lavorate l'impasto più vi verranno soffici queste brioche. Quando vi accorgete che l'impasto diventa un pochettino più elastico, cioè non si strappa in meno, è pronto. Faccio altri 2 giri io perché ci prendo gusto, mi rilasso quando faccio questa operazione. Quindi che fate? Lo arrotondate leggermente, poi si prende una ciotola, si mette dentro, si fa un'incisione a croce sopra. Perché faccio la croce sopra? Semplicemente perché così controllo meglio la lievitazione, perché la croce quando l'impasto si lievita si apre e quindi insomma possiamo controllare meglio l'impasto. E facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del volume. Io ad esempio faccio così, accendo un attimo il forno, lo faccio scaldare per un minutino, poi spengo, accendo la lucina del forno che fa comunque un pochettino di calore e metto l'impasto a lievitare dentro. Fa una sorta di camera di lievitazione con una temperatura di 35-40 gradi e aiuta molto la lievitazione dell'impasto, cioè si fa prima. Oppure va bene un luogo caldo che ci avete a casa, potete anche avvicinarlo ad un termosifone se ce l'avete acceso o al caminetto. Vi racconto un aneddoto. Io qualche volta come camera di lievitazione ho utilizzato pure il bagagliaio della macchina, perché se la macchina sta sotto il sole verso marzo-aprile è perfetta come temperatura. Provateci!
L'impasto ha lievitato per bene, vedete la croce come si è aperta? A questo punto infarino leggermente il piano, rovescio l'impasto e lo lavoro leggermente. Cerco di fare un filoncino. Adesso mi preparo una bilancia e taglio l'impasto in pezzi di 75-80 grammi. Dovrebbero uscire 11-12 palline, più o meno, una più una meno. Infarino anche qua dove le vado ad appoggiare. Potete fare anche a occhio senza bilancia, magari non verranno tutte precise, però sono buone lo stesso. Ok, me ne sono venute 11. Adesso mi sono preparata un bicchiere con un po' d'olio di semi e una ciotola con dello zucchero e anche la teglia dove le vado a mettere. Vi faccio vedere come si dà forma a questi cuori di brioche. Quindi prendiamo una pallina e arrotondiamo per bene la pallina. Infariniamo bene perché la dobbiamo stendere sottile. Quindi con un matterello la stendo abbastanza sottile. Se non è perfettamente rotonda non succede niente, però l'importante è che sia abbastanza sottile l'impasto. Ora con un pennellino ungo per bene e ricopro con lo zucchero. Io utilizzo lo zucchero semolato, però ci sarebbe bene anche quello di canna. Poi arrotolo. Piego il rotolo, avvicino i lembi, lo giro e quindi col coltello incido, non partendo dall'apice, ma leggermente spostato indietro. Vado giù e taglio. Poi apro e formo il cuore o ventaglio. Lo sistemo sulla teglia e vado avanti così con tutti gli altri. Qualcuno vi verrà più precisa, qualcuno meno precisa, però insomma l'effetto cuore o ventaglio viene. Ho riempito la teglia, me ne sono rimasti fuori 2, con l'occasione approfitto per cuocerli in friggitrice ad aria, così vediamo come vengono. Quindi prendo il cestello, metto dentro un foglio di carta forno e li sistemo all'interno, così vediamo come vengono. Facciamo la prova insieme perché in realtà non ci ho provato mai. Ora, prima della seconda lievitazione, spennello tutti i cuori col tuorlo dell'uovo. Io ci aggiungo anche un pochettino di latte che è più facile da stendere. Quindi col pennellino spennelliamoli. Ora li facciamo lievitare ancora una ventina di minuti prima di cuocerli. Siamo pronti per infornare. Vedete come sono diventate belle grandi? Quelle in forno le faccio cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Mentre quelle in friggitrice ad aria proviamo a 160 gradi per una decina di minuti. La friggitrice ad aria ha finito prima e sono già pronti, vi faccio vedere come sono venuti. E dopo circa 10 minuti sono pronti anche questi in forno. Allora io ho fatto cuocere qualche minutino in più, quindi sui 18 minuti. Quando sono belli dorati spegnete, però direi che sono molto soddisfatta di questi cuori di brioche, che sono anche sfogliati. Tra un attimo li assaggio, però vorrei farli intiepidire un attimo, quindi nel frattempo vi do qualche consiglio.
Io ho scelto l'aroma arancia perché a me piace molto, però potete fare o un mix arancia e limone, oppure potete eliminare completamente gli agrumi e ad esempio mettere la cannella. Quindi quando stendete le palline mettete lo zucchero e spolverate sopra la cannella, tipo cinnamon roll. Ci avete presenti i dolcetti americani? Se preferite farli col burro al posto dell'olio, utilizzate la stessa quantità di burro sciolto nell'impasto e quando li spennellate, spennellate col burro sciolto. Oppure vi do un'altra variante. Prima della seconda lievitazione, quando rilavorate l'impasto, potete aggiungere anche le gocce di cioccolato per arricchirlo un po'. Del resto arancia e cioccolato si sposa anche abbastanza bene. Un'altra variante potrebbe essere l'uvetta, anche questa da mettere prima della seconda lievitazione. La fate ammorbidire un pochettino con l'acqua, la strizzate per bene e la unite all'impasto. Ultimo consiglio, questo per i più ghiotti, potete aggiungere sopra un po' di glassa, come si fa con i cinnamon roll, fatta con lo zucchero e l'acqua. Come avete visto nel video ho provato 2 cotture. Questi li ho cotti in friggitrice ad aria e sono venuti comunque molto buoni, un pochettino più scuretti sopra, ma croccanti. Li ho fatti cuocere a 160 gradi per 10 minuti. Questi altri li ho cotti per 15-18 minuti a 170 gradi col forno ventilato. Col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi e vengono così. Guardate come si sfoglia. Posso dire, non mi vengono in mente aggettivi perché sono troppo buoni. Questi, se li mettete in un sacchetto per alimenti ancora tiepidi, si mantengono soffici per 3-4 giorni. Se li volete congelare, che è un'altra domanda che mi fate spesso, congelateli quando li avete già cotti. Li mettete nei sacchettini, li mettete in congelatore, li tirate fuori la sera prima, li lasciate scongelare, la mattina li riscaldate leggermente in forno per 5-6 minuti o in friggitrice ad aria. Vengono come appena fatti, ok? Quindi provateci. Adesso ve li spezzo anche così vi faccio vedere quando sono soffici, oltre che sfogliati. Vedete? Me ne mangerei un altro pezzettino, visto che ci sto. E prima di salutarvi. Ok, io mi fermo perché sennò me li mangio tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Se è stato così, mi raccomando, mettete un bel like, condividete. Se li fate, mandatemi le foto. Se avete domande o suggerimenti su questa ricetta, scrivetele sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, vabbè? Vi saluto. E dopo finisco a mangiare perché sono irresistibili. Ciao!